Si salve, ho installato la nuova versione iOS 15 su iPad Pro 2021 da 11 pollici. Per quanto riguarda queste prime caratteristiche qui delle impostazioni non è cambiato quasi nulla. Abbiamo sempre Bluetooth, vedete, dati cellulari, hotspot personale, vedete, dati cellulari, vedete sempre scheda SIM, posso andare a impostare l'APN, posso vedere il roaming e quanti giga ho fatto, quindi il periodo attuale posso andarlo a cambiare o a ridurre. Qui ci sono, vedete, tutte le app. Poi abbiamo, per quanto riguarda le notifiche, anche qui si può impostare del riepilogo programmato, che questa è una novità, nel senso che posso andare selezionando questa opzione, vedete, mi porta qui, posso impostare praticamente tutte queste applicazioni qui, mi fa praticamente un riepilogo programmato di tutte le notifiche di queste applicazioni. Se le vado a selezionare sempre messaggi, vedete, esce aggiungi un'app oppure mostra altre, vedete, mi mostra tutte le altre applicazioni. Scegliendo i messaggi, vedete, potete impostare un primo riepilogo a un orario, un secondo riepilogo, oppure aggiungere anche un ulteriore riepilogo. E poi per il resto non è cambiato quasi nulla. Poi abbiamo suoni, qui anche qui non c'è niente di nuovo. Qui abbiamo la novità della full immersion. Abbiamo qui tre parametri già di default, oltre a non disturbare, che mi consente quindi di, vedete, di consentire notifiche da persone ed app che scelgo io. Posso scegliere il periodo, vedete, tutti i giorni e l'orario, oppure aggiungere un altro orario. Poi posso andare poi alla schermata home, vedete, nascondere i badge e pagine personalizzate. Nella schermata di blocco la medesima cosa, cioè posso andare a attenuare la schermata di blocco o mostrare sulla schermata di blocco. E poi lo stato full immersion in questo caso è disabilitato. Se vado qui posso andare, vedete, a configurare il lavoro oppure personale, poi posso andare a condividere sui vari dispositivi, quindi su più dispositivi Apple. Qui si può andare ad aggiungere, vedete, una full immersion personalizzata, oppure andare ad aggiungere queste qui, già prende fitness, lettura. Se vado sempre a configurare il lavoro, vedete, si apre questa scheda qui, vado avanti, qui vedete mi fa aggiungere tutte le persone consentite e le chiamate. Ovviamente sull'iPad, non essendo sì la parte telefonica, diciamo sulle chiamate non posso fare ben poco. Poi c'è il tempo di utilizzo che è rimasto identico, poi non l'ho attivato perché non mi interessa. Generale, qui c'è info, vedete, ci sono quasi le stesse cose. È stato poi introdotto questo qui, trasferisci o inizia iPad. Qui praticamente quando acquisto un nuovo tablet, vedete, posso fare qui, mi passa il contenuto dal vecchio al nuovo, prima non c'era. Poi abbiamo qui il centro di controllo, che praticamente il centro di controllo sarebbe la schermata che esce questa qui, vedete? Potete andare ad aggiungere e a togliere i widget che ci sono qui, vedete, si può anche attivare direttamente la full immersion. Qui c'è la rotazione, blocca la rotazione, qui c'è, se volete quindi duplicare lo schermo, vedete, vi trovo tutti gli schermi sulla rete wifi che avete e così via. Poi abbiamo schermo e luminosità, qui bene o male è rimasta anche qui la stessa cosa, night shift. Poi abbiamo schermata home, qui un'altra novità, qui c'è utilizza icone app grandi, aggiungere a home le nuove app scaricate oppure solo la libreria app. E qui vedete si può andare ad attivare la libreria app nel dock e le app suggerite quelle recenti nel dock. Vedete, in questo caso il dock sarebbe questa parte qui, non l'ho attivata. Se vado ad attivare per esempio la libreria del dock, vedete, mi compare questo pulsante qui. Qui praticamente vengono riportate tutte le applicazioni e poi potete andare a gestire e a ordinare in ordine alfabetico e così via. Se vado a ovviamente vi compare anche, se sfogliate, vedete l'ultima pagina.
Se rivado nelle impostazioni, vado a disattivare, vedete non compare più. L'ultima icona è quella delle foto. Poi ho accessibilità, vabbè qui praticamente tutti, vedete posso descrizioni audio, voice over, zoom, posso scegliere schermi di mediateca, del testo, tastiere, tasto superiore, Apple TV, remote, apparecchi acustici, poi c'è lo sfondo, che qui non è cambiato quasi nulla, vedete è stata attivata questa nuova opzione modalità con colori scuri, attenua l'intensità dello sfondo, poi c'è Siri ricerca, qui vedete potete andare, abilitare i Siri, cronologia Siri, dettatura, le mie info, mostrare in cerca e spotlight, consentire notifiche e così via. Poi qui c'è l'Apple Pencil, nel caso in cui non avete l'Apple Pencil, vedete, potete anche abilitare la scrittura a mano, oppure potete anche abilitare, vedete, soltanto l'Apple Pencil. Qui ci sono due scorciatoie, però questa qui dell'angolo destro sinistro non funziona, lo screenshot, dovete sempre utilizzare il tasto di accensione più il volume su. Quindi se io vado adesso dall'angolo destro, vado a tirare verso la, si apre questa nuova scorciatoia delle note rapide, vado a scegliere, vedete, un tratto, una matita e poi a mano, vedete, posso scrivere e poi fine vado a salvare nelle note e le note, vedete, le trovo qui. E qui c'è un'altra novità, vedete questi widget più grandi, vedete qui ho la nota che poi posso andare, vedete, a modificare, vedete, inserire una fotografia, qui posso andare a una nuova nota, qui posso scrivere e così via, oppure posso cancellare e vedete così. Posso anche condividere, vedete, con gli altri, sempre nelle impostazioni. Beh, FaceD e codice batteria, non è cambiato quasi nulla, vedete qui vi dice tutto l'utilizzo della batteria per le varie applicazioni, la privacy, l'Apple Store, il wallet, memo vocale, qui ci sono tutte le applicazioni, FaceTime, qui ci sono delle novità per quanto riguarda l'immagine, la sfocatura dell'immagine, poi c'è Safari, ci sono, vedete, altre novità qui in Safari, diverse da quelle dell'iPhone, perché nell'iPad, vedete, la barra dell'indirizzo è rimasta sempre nella parte superiore. Posso, in questo caso, vedete, in Safari andare con la foto, posso, vedete, andare ad evidenziare sulla foto il testo, posso andare a evidenziare, vedete, clicco qui, mi copia il testo, vedete, posso poi andare in traduzione, posso condividerlo oppure copiarlo e posso copiarlo poi nelle note. Per quanto riguarda questi pulsanti, qui abbiamo la novità del pulsante, vedete, che vi raggruppa tutti i pannelli che avete aperto, potete aggiungere anche un nuovo pannello, poi qui, vedete, vi entra nella modalità, vedete, per scegliere privata, poi segnalibile, elenco lettura, cronologia, qui potete andare a creare un saltante qui più, vedete, potete andare a creare un nuovo gruppo di pannelli nuovo o vuoto, oppure un nuovo gruppo di pannelli da 3 pannelli, cliccando di questi, vedete, e scegliete il nome e lo salva e ve lo mette qui. E qui c'è condividi, niente, queste sono le principali novità di Safari. Poi questo è il traduttore, che è stato praticamente implementato sia nelle impostazioni, vedete, potete scaricare lingue in modalità sul dispositivo, cioè traduce sempre offline utilizzando lingue scaricate, quindi vi serve fare la traduzione, e poi c'è anche l'applicazione dedicata, che è questa qui, vedete, traduci, qui potete andare a scegliere, vedete, la lingua, le 2 lingue in cui tradurre il testo. Poi c'è un'altra applicazione, questa qui, della lente, che è la fotocamera, che vi consente, vedete, di fare la torcia, i colori, consente quindi spesso una specie di Google Lens, cioè inquadrate e potete poi andare a tradurre le scritte che trovate
Un'altra novità, beh, oltre a parte le note, vedete, sono i widget, qui se tengo premuto, vedete, posso eliminare i vari widget, oppure posso andarne ad aggiungere altri, premendo più, quindi avete, vedete, tutti i widget, borsa, calendario, Chrome, contatti, vedete, per ogni categoria, vedete, Alexa, potete App Store, vedete, borsa, calendario, ci sono tutte le varie, vedete, più grande, più piccole e così via. Poi andando a cliccare fine, vedete, si toglie. Qui ci sono praticamente, vedete, una specie di widget a scorrimento, potete scegliere quello da inserire, cioè qui c'è il meteo e c'è anche il promemoria. Il meteo è un'altra applicazione, vedete, che si è aggiornata, vedete, vi dice la qualità dell'aria, la temperatura, vedete. Per quanto riguarda questa parte qui, invece, questa non è cambiata quasi nulla. Vedete, abbiamo sempre questo menu. Anche qui potete andare a inserire, vedete, c'è il pulsante modifica. E potete, vedete, andare a eliminare con il tasto meno oppure andare ad aggiungere. Vedete, c'è il pulsante personalizza. E qui potete andare a inserire, vedete, tutte le applicazioni che avete. In questo caso io offro solamente Flipboard e Shazam, però potete mettere il medio widget, LinkedIn, Fastweb e così via. Ora aperto, vedete, l'applicazione lente, tramite questi comandi qui, vedete, potete andare a zoomare, vedete, potete andare a scattare, qui si regola, vedete, la luminosità, qui vedete, potete andare a inserire i vari filtri, torcia, allineamento persone, poi qui c'è il contrasto, qui potete andare a visualizzare, vedete, la foto che avete fatto, qui vi fa scegliere una specie di filtri e qui si apre la torcia, qui vedete ha scattato la fotografia, la potete andare a visualizzare. Sono poi rimaste, vedete, tutte le applicazioni clip per fare le clip con le fotografie, iMovie per fare i video, montare i video, Pages, specie di block note, Numbers, vedete, è un'altra applicazione di Apple, vedete, scrittura a mano, selezione facile di più cella, specie di Excel, vedete, crea fogli di calcolo. Poi è rimasta l'applicazione Keynote, vedete qui scrittura a mano, altra specie di blocco, e qui c'è iTunes per U, che continuerà a supporto disponibile per tutti i clienti esistenti fino a dicembre 2021. Le altre applicazioni, diciamo che non è cambiato quasi nulla, quindi email è rimasto, posta e calendario è rimasto pressoché identico. Cambiato, detto, qualcosa FaceTime, qualcosa è cambiato anche nelle foto. Però vedete, c'è questa nuova sezione qui, eliminati recente. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.